Ciao a tutti, in questo tutorial useremo le tecniche apprese nel video introduttivo, che potete vedere cliccando sul link presente nella descrizione o in sovraimpressione. Per prima cosa, scaricate dal link nella descrizione l'immagine di nome Side View. Aprite il pannello Display, Options e nella scheda Backdrop caricate l'immagine nella vista Back. Impostate la risoluzione al massimo, cliccate su Pixel Blending e scalate di 0,1 metri. Create un disco con side 8, raggio 15 mm e centrato nell'origine degli assi. Aggiustiamo il contrasto dell'immagine in questo modo. E salviamo il backdrop. Spostiamo il disco in basso e adattiamolo al reference con Shift H. Con Shift E estrudiamo la geometria. Clicchiamo su questo poligono e premiamo E per estrudere nuovamente. Scaliamo questi poligoni in direzione X e Z con il comando Stretch, tasto H. Facciamo l'ultima estrusione per ultimare la geometria di ingombro. Scagliamo questo poligono con Shift H. Tagliamo in questo punto con Edit Edge. Stiriamo con Shift H questi vertici. Cancelliamo questi poligoni ed estrudiamo questi edge. Con Edit Edge, che ho settato sul tasto X, creiamo questi tagli e scagliamo questi vertici seguendo l'immagine di sfondo. Facciamo la stessa cosa per la parte alta. Aggiungiamo dei tagli e scagliamo questi vertici. Aggiungiamo altri tagli con Edit Edge e Knife. Scagliamo all'occorrenza
Invertiamo le normali con F. Selezioniamo questi vertici e premiamo P per realizzare il poligono di chiusura. Con Multi-Shift creiamo questo percorso di estrusione. Salviamo il file con incremento. Andiamo a creare questo taglio con Edit Edge. Selezioniamo questi poligoni, premiamo E per estrudere e scagliamoli sull'asse X e Z del 95%. Ripetiamo l'operazione per questi e scagliamoli al 90%. Salviamo. Uniamo questi vertici col comando Connect, tasto L, per formare poligoni a 4 lati. Ora creeremo il pulsante. Selezioniamo questi poligoni e con Multi-Shift creiamo questo percorso di estrusione. Spostiamo questi poligoni e scagliamoli con Shift H. Spostiamo leggermente questo vertice. Creiamo 3 tagli con Edit Edge. Selezioniamo questi loop e scagliamoli. Premiamo Tab per vedere il risultato. Impostiamo lo specularity al 95%.
e controlliamo se la parte è perfettamente tonda. Selezioniamo questo vertice e spostiamolo verso l'alto con Transform, che ho settato nel tasto U. Riportiamo a 0 lo Specularity. Creiamo dettagli con Edit Age. Cancelliamo questo loop. Selezioniamo questi poligoni. Premiamo E e con il comando Transform spostiamoli verso il basso. Impostiamo il comando Bensop Pro al 10 e al 90% e applichiamolo alle varie zone alternandolo con tagli fatti con Edit Age. Ripetiamo le stesse operazioni per l'intaglio in basso. E ripetiamo la procedura. Avviciniamo questi loop, sempre usando Edit Age, e continuiamo a aumentare i tagli. Selezioniamo questi 4 poligoni e applichiamo un inset di 0,3 mm. Verifichiamo con l'immagine di riferimento. Stiriamo tutta la geometria sull'asse X e Z, premendo H.
Ora creeremo la lente. Facciamo questi due tagli con Edit Age. Copiamo questi poligoni in un altro layer. Premiamo F per invertire le normali. Selezioniamo questi vertici e premiamo P. Trasformiamo i poligoni in poligoni a 4 lati col comando Connect. Scaliamo questi poligoni in questo modo col comando Multishift. Premiamo E ed estrudiamoli. Scaliamoli. Spostiamo questo vertice e con Edit Age facciamo questi altri tagli. Scagliamo questi loop con Shift H. Aumentiamo la suddivisione in questa zona usando Edit Age. Aumentiamo la suddivisione con Benson Pro. Clicchiamo su Multishift e diamo questo Inset. Ancora con Edit Age per ultimare i tagli. Abbiamo concluso la lente. Ora creeremo l'anello forato. Copiamo questi poligoni in un nuovo layer. Cancelliamo questi edge con Bend Glue. Stiriamoli sull'asse X e Z.
Copiamo nuovamente questi poligoni, selezionando sempre prima i centrali e poi espandendo la selezione. Invertiamo le normali con F. Con Bend Glow eliminiamo questi edge. Col comando Bridge chiudiamo questi edge. Io il comando l'ho impostato sul tasto B. Applichiamo in questo modo il comando Benso Pro. Stiriamo leggermente questi edge lungo l'asse Y col comando Stretch. Premiamo Tab, copiamo questi poligoni in un nuovo layer. Frizziamo la geometria col comando CTRL D. Selezioniamo questi poligoni e con Select Expand aumentiamo la selezione. Chiamiamo questa superficie 1 e andiamo a creare i solidi che ci serviranno per creare gli intagli. Creiamo un disco con size 24. Cerchiamo di ricalcare la sagoma. Centriamolo sull'asse X. Colleghiamo questi due vertici con Connect. Selezioniamo questa metà, CTRL X e CTRL V. Spostiamola in basso e con Bridge colleghiamo questi edge. Uniamo questi poligoni con Shift Z. Verifichiamo che la metà della geometria sia sull'asse X, aprendo il pannello Point Info con il tasto I. Adesso copiamo ed adattiamo la geometria per le altre impronte. Con Shift V facciamo il mirror su asse X di queste geometrie. Con Shift E estrudiamo. Scagliamole leggermente e andiamo a farle intersecare con l'anello. Dal pannello Statistiche selezioniamo i poligoni della superficie 1. Andiamo a nascondere le parti non selezionate e con Shift C facciamo Solid Drill in modalità Stencil. Diamo come nome alla nuova superficie 2. Nascondiamo parte della geometria che non ci interessa.
ripuliamo la mesh nelle zone che potrebbero creare poligoni sovrapposti con l'attivazione del comando multishift, saldando vertici o unendo poligoni. Selezioniamo i poligoni appartenenti alla superficie 2, deselezioniamo questa parte e andiamo ad applicare il comando multishift. Proviamo con un piccolo scostamento e vediamo che rischiamo delle sovrapposizioni, quindi annulliamo il comando e continuiamo a pulire la mesh. Selezioniamo nuovamente questi poligoni, attiviamo multishift e creiamo un percorso di estrusione così composto. Inset 0,1 mm, Shift -0,1 mm, Shift -1 mm, controlliamo se nel frattempo si creano altre sovrapposizioni e continuiamo il percorso. Inset 0,2 mm. Controlliamo che non ci siano elementi sovrapposti saldiamo questi vertici con CTRL W. Premiamo M per fare un merge e verificare che il risultato sia 0. Saldiamo anche questi vertici Nel pannello Statistiche selezioniamo ed eliminiamo i poligoni a due vertici. Verifichiamo che i vertici a due poligoni appartengono solo alle impronte ancora non estruse. Nel percorso di estrusione mi sono dimenticato un inset. Possiamo tranquillamente aggiungere i loop mancanti con Edit Age. Mettiamoci nella vista top e creiamo quindi questi tagli. Selezioniamo questi vertici e clicchiamo su Rounder. Il rounder l'ho impostato a 4 segmenti di suddivisione
è un raggio di 0,09 mm. Applichiamo lo smoothing alle superfici. Facciamo 3 copie di queste geometrie con una serie radiale. Cancelliamo queste selezioniamo la superficie 1, deselezioniamo questi poligoni e nascondiamo le parti non selezionate. Ripetiamo Solid Drill mantenendo la superficie 2. Cerchiamo di correggere le zone che potrebbero creare problemi nell'applicazione di Multi-Shift e Round. Quindi uniamo questi poligoni saldiamo questi vertici e continuiamo a pulire la mesh. Riesaminiamo le altre zone e operiamo in modo analogo, unendo e cancellando all'occorrenza. Selezioniamo la superficie 2 e clicchiamo su Multi-Shift. E creiamo un percorso di estrusione così impostato. Inset 0,1 mm, Shift meno 0,1 mm, Shift meno 1 mm, Shift meno 1,1 mm e per ultimo un inset di 0,2 mm. Controlliamo il risultato selezioniamo questi vertici e applichiamo Rounder. Scopriamo tutta la geometria cancelliamo questa metà
e facciamo il mirror con Shift V, sempre sull'asse X. Ora creiamo il LED. Selezioniamo questi poligoni e applichiamo con Multi-Shift un inset di 0,3 mm. Premiamo E per estrudere. Con Select Expand selezioniamo questi poligoni e nascondiamo il resto. Scagliamo con Shift H . Spostiamo verso il basso questo vertice e facciamo questi tagli con Edit Edge. Selezioniamo questi Edge Loop e scagliamoli per dare forma al LED. Aggiungiamo un taglio e scagliamo anche questo. Con Select Expand selezioniamo questi poligoni. Premiamo E e scagliamoli lungo l'asse X e Z. Con Bensop Pro facciamo questi tagli. Selezioniamo questi loop, premiamo H e scagliamoli lungo Y. Scopriamo il tutto, premiamo Tab per vedere il risultato selezioniamo questi vertici e scagliamoli leggermente. Ora creeremo la scanalatura per la lente. Selezioniamo questi poligoni, premiamo E e scagliamoli leggermente, sempre lungo X e Z. Isoliamo questa parte di geometria e andiamo a creare questi altri tagli, sia con Bensop Pro che con Edit Edge.
Selezioniamo questi vertici e stiriamoli per portare la lente all'interno della scanalatura. Scopriamo il tutto. Ora creeremo il grip di gomma della torcia. Tagliamo con Edit Edge in questo punto. Selezioniamo questi vertici e spostiamoli. Selezioniamo questi edge e applichiamo chamfer. Selezioniamo questo loop premiamo E e scaliamoli su X e Z. Aggiungiamo questi tagli con Bend Saw Pro ed Edit Edge. Diminuiamo la larghezza dell'intaglio. Muoviamo questo vertice con il comando Transform. Premiamo con il tasto destro sullo spigolo per cambiare l'orientamento del sistema di riferimento. E selezioniamo ancora questi vertici e spostiamoli lungo l'asse Y. Adesso assegniamo il nome alle superfici delle varie parti. Inizio con il corpo principale, chiamando la superficie Plastic. Applichiamo alla superficie lo smoothing. Clicchiamo sulla lente e diamogli la superficie Lens. Puliamo i layer cancellando le geometrie che non ci interessano.
Ora selezioniamo l'anello e diamogli la superficie aluminium. Con Select Expand selezioniamo questi poligoni. E diamo alla superficie il nome Metal. Selezioniamo i poligoni del LED e applichiamo la superficie omonima. Diamo una trasparenza alla lente, che è LED, possiamo togliere al momento quella relativa al LED, e diminuiamo anche quella della lente. Selezioniamo le parti in gomma, in questo modo, e diamogli la superficie rubber. Applichiamo alla superficie lo smoothing. Selezioniamo anche il pulsante e diamogli sempre la superficie rubber. Spostiamo verso l'alto prima la scanalatura e poi la lente. Adesso andiamo a creare uno smusso vicino alla lente. Cancelliamo questi edge, aggiungiamo questo a metà, con Select Expand selezioniamo questi poligoni, deselezioniamo questi e scagliamo leggermente, stirandoli sull'asse X e Z. Andiamo ad aumentare la suddivisione con Edit Edge. Scagliamo leggermente la lente per riadattarla alla scanalatura. Adesso adattiamo la scanalatura del grip di gomma al reference. Ruotiamo il tutto di 90 gradi. Selezioniamo questi vertici e spostiamoli verso l'alto. Selezioniamo questi e spostiamoli verso il basso.
ancora questi verso l'alto. Ok, la modellazione della mini torcia è conclusa. Vi ringrazio per la visione e vi aspetto nel prossimo video, dove imposteremo una scena con luce e materiali per fare un rendering realistico. A presto, ciao!